Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con questo splendido Cyborg Robocop, uscita numero 20, edizione De Agostini, altezza 62 cm, scala 1:3. Andiamo subito a guardare quello che abbiamo ricevuto in questo nuovo invio. Se qualcuno di voi avesse piacere di dare lettura ai contenuti, vada pure a vedersi tutto il video dell'unboxing, dove appunto ho dedicato più tempo per questa ragione qui. Chi mi ha seguito nel video dell'unboxing avrà visto il difetto che ho riscontrato nella vernice su questo pezzo. Vedete, ha tutta delle bollicine. Vediamo se riesco a farvela vedere. Qui e tutto qui le ha, e sinceramente chiedo la sostituzione anche qui, però questo ancora l'avrei accettato, anche se comunque non dovrebbe accadere, ma manca totalmente un controllo qualità e quindi i miei 11 euro sono buoni. Eccolo qui, vedete, e io voglio anche che sia buono il pezzo, perfetto, senza difetti, soprattutto su un pezzo così importante quale è questo. Allora, io farò un montaggio dove vi spiegherò ovviamente le varie fasi, anche se le istruzioni sono perfettamente spiegate, però sarà sommario, in quanto non mi è stato spedito il numero 17, perché per sbaglio mi hanno spedito questo, il numero della DeLorean, una macchina che non ho fatto, bellissima, ma che non ho fatto, e quindi dovrò poi riaprire tutto e non potrò mettere le plastiche di finitura, però vi farò comunque vedere dove vanno messe. Allora, all'interno, oltre a trovare la parte esterna del polpaccio sinistro, troviamo anche la parte superiore del ginocchio sinistro, che è in plastica, e 3 serie di viti EM, AM e EP, quest'ultima da evitare nella plastica. Io mi sono avvalso di un lubrificante, va bene qualsiasi lubrificante, e ho iniziato così. Prima ho preso questo pezzo, eccolo qui, lo metto così, ho avvitato 2 viti EP qua, mi sono creato il filetto senza assolutamente alcun tipo di lubrificante, perché è plastica. Vado a inserirmi questo pezzo, eccolo qua, sto cercando di dare più luce all'immagine, e vado ad avvitarmi le mie 2 viti. Ecco qua. Una volta fatto questo, sono andato a prendermi 2 viti EM e mi sono andato a creare il filetto qui. 1, aspettate ragazzi, 1, perché un attimo, perché non voglio darvi informazioni sbagliate. Ok, e questo è il pezzo. Quindi dicevo,
Poi sono andato a prendermi due viti EM e mi sono andato a creare il filetto qui. Ho bagnato la vite nel lubrificante appena appena e con la stessa vite sono andato a crearmi questi due filetti. Ora vado a svitare le viti perfetto, metto il pezzo così ok, e vado ad avvitarmi le due viti, queste. Sentite? Faccio girare il cacciavite al contrario perché essendomi creato i filetti appena sento il clacche so che posso avvitare. Ecco qui. E così non vi sbagliate mai. Stringo un po' di qua e un po' di là senza far tutto subito da una parte. Ecco qua, perfetto, accertatevi che non balli nulla. Una volta fatto questo, sono andato a mettermi due viti AM, sempre bagnandole nel lubrificante, però le ho solo avvitate perché qua va poi messo questo pezzo che è nell'uscita numero 17 che io, come vi ho già spiegato, non ho. Vedete? 17. Aspettate che metto a fuoco. Ecco, purtroppo non ce l'ho. Quindi ho comunque creato i filetti, ho lasciato le viti all'interno, così le troverò quando poi mi verrà consegnato finalmente il numero corretto. Dopo ho preso altre due viti EM. Ricordatevi che potete usare la stessa vite che ho bagnato. Io per esempio ho bagnato una sola vite EM e mi sono creato tutti i filetti dove era richiesta la vite EM. Quindi adesso andiamo a svitare le viti che ho lasciato qui. Prendiamo questo. Fate attenzione quando lo inserite perché vi batte qui. Quindi piegate il piede così affinché lui possa entrare senza danneggiarsi la vernice nera. E poi spingiamo piano piano, così, fino al corretto inserimento. Quando da tutte le parti tocca, andiamo ad avvitare le due viti, queste. Tanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, e se tra di voi, e ce ne sono tanti purtroppo, che mi guardano ma non si iscrivono, ma che hanno il piacere di farlo ma si dimenticano, Michele ve lo ricorda. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato.
date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli. Grazie. Ecco qui. Ci sarebbe poi anche da mettere con la vite AM questo pezzo qui che troviamo nell'uscita sempre numero 17, vedete? Ma io non ce l'ho e quindi non posso metterla la vite né di qua né di là. Va bene, dai, lo farò poi nel prossimo montaggio. Invece una cosa che vi voglio dire che è importante, guardate, fate attenzione qui. Questo vi servirà quando poi andrete a presentare il vostro modello. Il piede di tibia, questo, deve essere perfettamente perpendicolare, perché guardate, se fate questo errore e poi piegate questo così, non va bene, perché anche se la gamba è diritta è scorretto, perché poi il peso dell'armatura vi farà andare giù il modello. Invece qua guardate, abbiamo questa scanalatura, seguitemi perché è importante, abbiamo questa scanalatura qui che deve andare ad appoggiarsi qui. E allora cosa facciamo? Guardate, quando andiamo a presentare il nostro modello nella nostra vetrina o bacheca che sia, ecco, guardate, vedete che appoggia perfettamente? Questo aiuterà la vostra armatura, anche se è un cyborg, chiamiamola anche armatura, dai, a non venire giù, ad avere una stabilità certa. Vi faccio anche vedere un'altra cosa però. Questo modello non lavora solo così, ma lavora anche in questa maniera. Ok? Infatti se guardate la parte nera, aspettate che cerco di farvela vedere bene. Ecco qui. La parte nera è disassata, cioè qui abbiamo meno spazio e qui ne abbiamo di più. Dovete fare anche attenzione a questo quando presenterete il modello, perché va girato. Guardate la parte nera adesso che la centro. Vedete? Io posso spostarla così e posso spostarla anche così, mi raccomando, è importante. Quindi la mettete al centro e la fate andare in battuta. Se poi volete piegarla indietro, fate così e in avanti fate gli scatti. Vedete? Però ricordatevi che se la andrete a posizionare così, difficilmente il modello sarà stabile. Fate così, ecco qua. E lui non si muove più, è appoggiato qui. Spero di essere stato chiaro e di esservi stato d'aiuto comunque. Voilà. Che altro dirvi? Nient'altro, adesso metto pausa al video e prendo tutto quello che ho montato fino a questo numero che è il 20 e ci vediamo dopo. Questo è quello che ho montato fino all'uscita numero 20. Guardate quanto materiale abbiamo. Bellissimo. E peccato, poi dovrò rismontare per sostituire questo pezzo. Però dai, l'importante è che mi arrivi senza difetti, perché potrebbe anche accadere che arrivi con difetto anche quello. Mi è successo con Iron Man. Speriamo di no. Tutto metallo. Braccio bellissimo. Qua abbiamo la copertura in gomma, come anche qua abbiamo la gomma. La mano si muove tutta, le dita, guardate. Qui abbiamo questa appendice poi che è tenuta ferma da una calamita, perché ci servirà quando ci daranno anche l'altro pezzo, sempre come questo, ma che avrà la punta in metallo davanti. Una delle altre armi di Robocop. Ecco qui. Abbiamo questo. Bellissimo, tutto metallo, una calamita molto potente, assicura il corretto inserimento e la tenuta della calotta metallica sulla plastica, che poi sarà rivestita
con il volto di Alex Murphy, tutto in silicone, bellissimo, perfetto. I due semitoraci, anche questo è tutto metallo, la parte invece che vedete in rilievo qui, o meglio questa che sporge, è tutta plastica, ma è veramente pesante. E adesso vado a pesarvi qualche pezzo, un attimo, togliamoci qualche curiosità. 570 grammi, che per i nostri amici che hanno un'unità di misura diversa dai chilogrammi, il peso è questo. Ecco qui. Il braccio 341 grammi, 340, guardate che peso che abbiamo. (187 grammi) e i due semitoraci 174 grammi. E abbiamo poi il piede destro, guardate, 238 grammi. Mettiamo tutto se ce la facciamo, vediamo. E non voglio rovinare nulla. Guardate quanto siamo arrivati di peso già. Vi rendete conto? Scusate, ma non voglio rovinare assolutamente nulla. Voglio togliervi questa curiosità, ma non voglio che si rovini il modello, ovviamente. Ecco qui. 1463 grammi. Ragazzi, abbiamo quasi 1,5 kg e siamo ancora all'uscita numero 20, figuriamoci. Allora, adesso vi faccio vedere una cosa. Anche questa è una curiosità. Con Iron Man. Abbiamo le gambe. Lo so, è bellissimo, bellissimo. Guardate. La scala è perfetta. 1:3 Ironman, 1:3 Robocop. 60 cm Ironman, 62 cm Robocop. Immaginatevi una volta finito che bellezza sarà. E poi un'altra cosa. Vi tolgo solo una curiosità, Guardate quanto pesano le gambe di Iron Man. 1725 grammi. Tanti si lamentano, ma se l'avete montata bene è meravigliosa. E qui, infine, prima di salutarci, volevo farvi vedere anche questa comparativa. Il braccio. Lo devo appoggiare perché altrimenti mi va giù l'armatura, perché non ha le gambe. Ecco qui. Guardate. Appena appena, ma di poco, veramente di poco, è più lungo Robocop. Bellissime.
bellissime, sono veramente veramente contento. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari, mi raccomando non mancate, perché adesso andrò a preparare il video numero 21, poi seguirà il 22 e il 23. Ciao a tutti!